Ciao a tutti, in questo video cercherò di rispondere una volta per tutti perché il vostro cagnolino non può circolare liberamente per le strade del vostro quartiere, della vostra via, della vostra città, del vostro paese senza che sia il guinzaglio, senza che ci sia la vostra custodia, e che questo tipo di pratica, oltre che è sanzionabile nella maggior parte dei comuni, chiaramente ha un motivo reale, non è cattiveria nei vostri confronti o cattiveria nei confronti del cagnolino che deve poter girare come vuole, perché magari vive in un appartamento di 50 metri quadrati. Il discorso è abbastanza semplice, ma è molto difficile far capire per chi ha questo tipo di atteggiamento. In primis, partiamo da una delle domande, diciamo, delle risposte più semplici. Il vostro cane tendenzialmente gira per il paese perché è un cane intero, nel 90% dei casi. Esistono delle femmine, sicuramente, esistono anche dei maschi castrati che poi vengono abituati a fare il girettino, ma nel 90% dei casi sono maschi interi, quindi vogliono girare perché hanno un istinto riproduttivo. Ovviamente se voi non siete in grado di custodirli correttamente, chiaramente in quei casi lì la castrazione è fondamentale, castrazione chimica o castrazione chirurgica, perché non potete dire no, ma io non riesco a tenerlo in casa perché il cane vuole andare e io non mi scappa, fugge. Questa non è la soluzione e non è neanche una risposta. Sappiamo perfettamente che nel 90% dei casi di queste situazioni sono, ripeto, cani maschi interi, quindi vanno in giro perché cercano cagnoline. Quindi in primis, primo problema, quando voi li lasciate andare in giro il vostro cane va a cercare cagnoline, quindi va nei giardini degli altri, si accoppia con le cagnoline degli altri, e questo non è corretto. Non è corretto che uno non possa tenere il proprio cane fuori in giardino perché voi non siete in grado di tenerlo in casa o non siete in grado di mettere in atto determinate pratiche che permettono che il cane non abbia questo istinto. Dopodiché entriamo invece dal punto di vista, diciamo, più tecnico. Perché voi non potete far fare il girettino al vostro cagnolino? Per un discorso semplicemente di buona convivenza e di regole. Se la regola dice che se tutti facessero fare un giretto al proprio cane, punto interrogativo, cosa avverrebbe? Immaginatevi, praticamente c'è un cane in ogni famiglia, immaginatevi che questi cani sono liberi di girovagare per i paesi, per le città e anche per le campagne, perché vale lo stesso per le campagne. Non è che in campagna, oh ma sì, ma possono girare come vogliono. No, le stesse regole valgono anche in campagna. La campagna non è una zona che non ha le stesse regole dell'Italia. Siete sempre in Italia, rispettate le regole. I cancelli esistono anche, si possono mettere anche nelle cascine, e le recinzioni si possono mettere anche nelle cascine. Io posso capire che questa cosa non venga ben recepita, ma è fondamentale che tutti capiscano che le regole valgono per tutti e non solo per una parte di popolazione. Se fondamentalmente tutti lasciassimo in giro i cani, si genererebbe il caos. Il caos in che senso? Immaginatevi, maschi interi, femmine. Avremo fondamentalmente quello che succede in alcune zone d'Italia, purtroppo, che poi esula anche nel randagismo. Fondamentalmente quello che succederebbe sarebbe un sacco di incidenti stradali, un sacco di attacchi tra cani, un sacco di attacchi cani-persone, e ovviamente le regole è stato fatto per questo, perché non deve succedere il caos. Quindi mi raccomando, questo deve entrarvi bene nella testa. Anche se voi avete un cagnolino che non farà mai danni, che probabilmente non succederà mai nulla, le regole valgono per tutti, non ci sono eccezioni. In più un'altra cosa, il cane quando attraversa la strada può essere anche bravissimo, ci sono dei cani che imparano a attraversare anche le strisce pedonali, però possono ovviamente essere un pericolo per chi passa, biciclette di anziani, motociclette, possono creare dei danni che poi dovete pagare anche economicamente, perché se un cane attraversa una strada e non è custodito e fa un danno a una macchina, voi dovete pagare, e se non è stato custodito anche essere sanzionati. Se ci scappa il morto,
può essere, no? Il cane attraversa la strada, arriva uno in moto, bam, cade, batte contro il palo, muore. Vi beccate pure il processo, perché quel cane non poteva essere in giro. Quindi mi raccomando, non siate superficiali su queste cose, se ci tenete, diciamo, a un discorso di comunità. Altrimenti uno dice, me ne frego, però è giusto, e su questo punto anche sulle amministrazioni, che venite sanzionati e che le persone quando trovano il vostro cagnolino lo portano alla polizia e venite sanzionati. Perché altrimenti se uno non le capisce con le buone, le capisce con le cattive fondamentalmente. Quindi no, non può farsi il giretto il vostro cane, è sempre la vostra custodia, non lo può fare, non lo potrà mai fare e più andremo avanti non lo potrà ancora più fare. Lo facevano una volta, probabilmente sì, c'era meno gente, c'era meno tra virgolette persone, quindi era più tollerabile, ma anche allora creavano comunque delle problematiche. Questo avviene anche in campagna, non è che se tu abiti in campagna, no, hai un cane, lui può uscire e fare quello che vuole, no, vale la stessa regola. Non è che se uno passa in bicicletta deve avere il tuo cane che lo insegue perché tu non hai messo un cancello. Non esiste proprio. Una volta succedeva, io vivo in una zona campagna, passavo in motorino e ti rincorreva il cane. Non è normale, rischiavi di cadere, farti male, rischiavi di essere morsicato, non è normale. Questa cosa si fa fatica a far capire a queste persone, però dovete capire che non è normale che una persona passi in bicicletta e deve stare attenta che il tuo cane esca dal cancello in campagna, in paese o dovunque va. Non è normale, quindi mi raccomando, rispettate le regole, perché le regole non sono state fatte per punire, ma per evitare che queste cose avvengano. Ripeto, se voi volete farvi una bella passeggiata in qualsiasi paese, non dovete avere la paura che da lì a poco vi esca un cane, anche se amate i cani, io li amo i cani, però se io vado in un paese, in una via, non devo, oppure sto andando a guinzaglio con il mio cane, non devo avere il timore che oddio magari mi sbuca fuori un cane oppure il cancello è aperto e mi esce fuori il cane. Non è tollerabile questo tipo di atteggiamento e se volete bene ai vostri animali, se volete bene ai cani, non dovete con i vostri cani avere questo tipo di atteggiamento, ma avere sempre il rispetto del prossimo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, è un video un po' polemico, però ci tenevo a farlo perché spesso avvengono incidenti, spesso vediamo cani morti sulle strade investiti perché sono mal custoditi e spesso vediamo anche gente che si lamenta perché giustamente sta passeggiando e gli esce fuori il cane che magari lo aggredisce o comunque magari lo fa cadere, quindi ci tengo particolarmente. Se siete interessati agli argomenti medicina veterinaria o anche a questi video sulla burocrazia degli animali domestici, vi invito a iscrivervi al canale qua sotto e se volete supportare il progetto un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video.